Yo ho marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben e come ogni lunedì facciamo un riassunto delle notizie più importanti della settimana su VR e gaming. Grazie Christian, Salvatore, Matrox, Andrea e Mogor per aver supportato i miei contenuti tramite il tasto super grazie. Vi mando un abbraccio, grazie mille per il supporto. Ricordate che se volete sentir fare del gossip sulla VR, di canali ce ne sono tanti e qui invece si trattano le notizie anche dal punto di vista tecnico e senza inutili sensazionalismi. Guardate fino alla fine, partiamo subito. State of Play è sicuramente l'argomento centrale della settimana appena trascorsa, soprattutto per gli appassionati della VR, perché finalmente, dopo un periodo di silenzio su PSVR 2, abbiamo avuto notizie in merito ad alcuni giochi in arrivo per il visore di PlayStation, ossia Legendary Tales, gioco già disponibile su SteamVR ma in accesso anticipato, il quale in concomitanza con l'uscita su PSVR 2 verrà rilasciato in versione definitiva anche su PC. E poi è stato ufficialmente annunciato un grandissimo titolo molto importante che è Metro Awakening, primo capitolo della saga di Metro in VR. Metro Awakening non è esclusiva PSVR 2, ma arriverà anche su MetaQuest e PCVR ed è proprio di questa versione il trailer che è stato mostrato durante lo State of Play. Spegniamo subito una polemica che infiamma da giorni. Metro Awakening non è Metro 4, quindi la VR non è venuta a rubare il lavoro a nessuno. Metro VR e Metro 4 sono due giochi diversi. Il primo è sviluppato da Vertigo Games, quelli di Arizona Sunshine 2 per capirci, mentre Metro 4 sarà sviluppato come sempre da Deep Silver. Quindi, cari amici delle piattaforme flat, non temete, avremo comunque il nostro capolavoro della saga Metro in flat. Incredibile, sto parlando di qualcosa senza mettere in risalto alcun problema? Ma certo che no! Infatti, questi sono gli unici due giochi VR di cui si è parlato durante l'intero State of Play. Una delle principali caratteristiche del Quest 3 è la realtà mista, quindi il tanto discusso Quest 3 Lite dovrebbe offrire questa funzione. Già dallo scorso anno si parlava del progetto Ventura, un visore successivo al Quest 3 che sarebbe stato venduto nel 2024 a un prezzo più basso, offrendo le stesse prestazioni e funzioni principali, come per esempio lo stesso processore, Snapdragon XR2 Gen 2 e pass-through a colori e non in bianco e nero come suggeriva un analista cinese che a quanto pare si sbagliava. A sostenere la tesi del pass-through a colori su Quest 3 Lite c'è la dichiarazione di un direttore tecnico di Meta, il quale ha dichiarato che dal Quest 3 in poi pass-through e realtà mista devono essere uno standard per tutti i visori futuri. Ma se Quest 3 Lite offrirà pass-through a colori e lo stesso processore di Quest 3, che cos'è che terrà il suo prezzo più basso? Lenti Fresnel e quasi certamente l'assenza del sensore di profondità, caratteristiche che nel Quest 3 sono le principali cause del prezzo maggiore rispetto al Quest 2. Ma aspettate un attimo, pass-through a colori senza sensore di profondità può funzionare? Certo, visto che il sensore di profondità non serve a far funzionare il pass-through, ma solo per creare la mesh 3D dell'ambiente. Quindi il Quest 3 Lite potrebbe non essere in grado di fare la scansione 3D dell'ambiente e, tuttavia, essere in grado di offrire esperienze in realtà mista. Ho pubblicato qualche giorno fa il video con i giochi in uscita nel mese di febbraio omettendo i giochi Quest Plus perché non erano ancora stati resi noti. Adesso sappiamo quali sono: I Expect You to Die e Dyschronia Chronos Alternate. Questi due giochi saranno giocabili gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio Quest Plus. Tra i giochi in uscita nel mese di febbraio vi ricordo anche l'uscita di Project Demigod, del quale vi porterò un contenuto a breve, e cosa molto importante che riguarda Titanic A Space Between, il gioco sarà in italiano, perché sono io stesso che sta lavorando alla traduzione ufficiale del gioco. Grazie
Grazie alla collaborazione con Globis Interactive, un team di sviluppo formato da 2 sole persone che hanno deciso di aggiungere la lingua italiana a questo fantastico gioco, e direi che solo per questo meritano di essere premiati con l'acquisto del gioco. E ragazzi, non fate gli schizzinosi dicendo che non lo comprerete comunque perché non è il vostro genere. Dai, su, non dite stronzate e comprate sto gioco per supportare gli sviluppatori. È un bel progetto, c'è una bella storia da seguire. E dopo che avete rotto le palle a lamentarvi del fatto che non ci sono giochi in lingua italiana, non potete dire che questo non lo comprate perché non è il vostro genere. Fate le persone serie, compratelo, anche solo come ringraziamento per quello che sto facendo, che pur capendo perfettamente l'inglese, mi sto sbattendo per farvi avere un gioco in italiano. E per gli invidiosi e le male lingue, no, non mi stanno pagando per la traduzione. Al massimo mi trovate nei crediti di gioco e con qualche chiave da offrirvi. Il mio è solo voler supportare uno sviluppatore che vuole offrire un prodotto valido. Quindi, perché non lo fate anche voi comprando il gioco? Ok, cosa dicono le prime recensioni su Apple Vision Pro? Vi faccio un riassunto degli aspetti positivi e negativi che sembrano essere coerenti in molte delle recensioni di chi lo ha già ricevuto e provato. I display micro OLED, per esempio, sono abbastanza nitidi da consentire la lettura in maniera naturale, senza doversi sforzare, luminosi, e rendono in modo perfetto per la visione di film e contenuti video, che è ciò per cui Vision Pro è stato creato, o almeno uno degli utilizzi principali. Il pass-through ha un'ottima qualità, il problema però è che chi dice questo non ha un metro di paragone, che per esempio non ha provato il pass-through di Quest 3 o Quest Pro, mentre chi invece conosce il pass-through di Quest 3 dichiara che in condizioni di buona illuminazione i due visori si equivalgono, mentre in condizioni di scarsa luminosità su Vision Pro si comincia ad avere qualche difficoltà nella lettura dei testi. Inoltre alcuni recensori parlano di una sfocatura quando si muove la testa e che anche su Vision Pro ci sono problemi di distorsione. Diciamo quindi che il pass-through su Vision Pro è un elemento da mettere tra gli aspetti da provare personalmente. Il multitasking è invece una funzione che io metterei nel mezzo, tra il buono e il cattivo, perché mentre da una parte è possibile gestire un gran numero di applicazioni 2D e 3D, pare non sia possibile gestire più finestre del proprio desktop quando si usa il visore collegato al PC. Avete presente quando sul vostro PC utilizzate più monitor collegati e su ogni monitor si trasmette una cosa diversa? Ecco, pare che, almeno per il momento, questo non sia possibile, ma è da capire se sia davvero così o se si tratti dell'incapacità di chi lo ha provato. Gli aspetti negativi sono invece il tracciamento, che spesso causa tocchi accidentali o mancati, aspetto a parere mio molto negativo. Nitidezza e campo visore sono peggiori di Quest 3, in quanto il campo visivo è più ristretto e che nonostante Vision Pro monti lenti pancake, lo sweet spot è piuttosto piccolo e la nitidezza totale non va da un bordo all'altro della lente come nel Quest 3. Come nel Quest 3 invece il comfort è pessimo col cinturino standard, nonostante ne vengono dati ben 2 modelli e nessuno dei due pare essere comodo. Vision Pro è il primo visore che consente a chi ci sta intorno di vedere i nostri occhi durante l'utilizzo, ma a differenza di quello che ci è stato mostrato finora durante le varie presentazioni e trailer, la visione non è nitida, ma molto sfocata, come se l'utente indossasse una maschera da sub con dell'acqua torbida dentro, e il risultato è piuttosto inquietante. È esattamente come gli avatar che, da fotorealistici che dovevano essere, sembrano un mix tra i personaggi di The Sims e un Photoshop mal riuscito. Ora, non è che voglio sempre parlare male delle cose, ma basta leggere alcune delle frasi lette dalle testate internazionali, soprattutto quelle americane, che dovrebbero essere di parte. Per esempio, la CNBC dice che non avrà opportunità finché non ci saranno le condizioni per essere prodotto in serie e fino ad allora resterà un prodotto di nicchia. Poi Wall Street Journal: è troppo grande, pesante, la durata della batteria fa schifo, e sono parole riportate. Ci sono poche app interessanti e ci sono diversi bug. Poi The Verge: alcune delle idee fondamentali di Vision Pro sono vicoli ciechi che non possono diventare mainstream
mainstream. Ancora, Tom's Guide, Apple Vision Pro è facile da deridere a causa del suo prezzo, nonostante sia il più innovativo dai tempi del primo iPhone. E insomma, il livello delle recensioni che c'è in giro è questo, quindi giudicate voi stessi e ricordate però che ancora deve essere rilasciato a livello globale, quindi attendiamo altre prove sul campo prima di esprimere un giudizio finale. Mocopi è un sistema di tracciamento del corpo Sony utilizzato per riprodurre le movenze dell'intero corpo in VR e nello specifico in VR Chat, una tra le app social più diffuse. La scorsa settimana Sony ha rilasciato un aggiornamento grazie al quale è possibile utilizzare Mocopi su PC. Per farlo è necessario scaricare l'applicazione Slime VR per gestire la comunicazione tra PC e traccianti. Si tratta di una soluzione più economica rispetto ad altri sistemi di tracciamento, come quelli di Vive, e proprio questi ultimi, anche la scorsa settimana, hanno ricevuto il supporto per l'utilizzo su PC, seppur ancora in beta, e che finora era solo su visori Vive XR Elite, Focus e Vive Ultimate, mentre grazie a questo aggiornamento sarà possibile utilizzarli con qualsiasi visore PC VR. Meta vuole dimostrare che non serve Apple Vision Pro per fare le stesse cose che possono essere fatte con Vision Pro, e lo fa inserendo la possibilità di vedere video spaziali su Quest 3 nell'aggiornamento V62. Spaziale è il nuovo termine lanciato da Apple per descrivere le app VR, XR, MR che vengono riprodotte su Vision Pro, e nel caso dei contenuti video si tratta di video stereoscopici in 3D registrati con iPhone 15 Pro che offrono un senso di profondità. Finora questa funzione era disponibile solo su Vision Pro, ma grazie all'aggiornamento V62 con Quest 3 sarà possibile fruire di questi contenuti. Sia chiaro, anche prima era possibile farlo su qualsiasi altro visore, ma era necessaria una serie di passaggi su PC, conversione del formato video, mentre adesso sarà possibile riprodurre i video direttamente sul visore tramite la condivisione sul cloud dell'app Meta su iPhone. Le altre novità introdotte con l'aggiornamento V62 sono gestione semplificata del tracciamento delle mani, miglioramento della qualità del microfono, maggiore distanza nel tracciamento delle mesh 3D della stanza, supporto ai gamepad direttamente da browser, ampliamento dell'utenza per lo streaming delle dirette su Facebook e miglioramento per Quest Link e PCVR. Bene, concludiamo con una notizia sull'utilizzo di Quest 3 su SteamVR come visore PCVR, ed è molto importante perché l'ultimo report di Steam fa notare come Quest 3 stia rapidamente scalando la classifica dei visori più utilizzati come appunto visori PCVR, superando Rift S che nonostante i suoi anni restava saldamente fra i primi 3 posti, rivaleggiando con Valve Index, mentre Quest 2 mantiene la sua granitica posizione al primo posto con oltre il 40% dell'utenza. Il dato relativo a Quest 3 è in continua ascesa e non mi sorprenderebbe se nel giro di pochi mesi dovesse arrivare a tallonare o addirittura superare Quest 2. Per saperlo però dovete continuare a seguire e vi terrò aggiornati. Bene, avanzi di VR che non siete altro, queste erano le notizie più importanti della settimana, sviscerate e spiegate come non lo fa nessuno. Apro la discussione sugli argomenti trattati in questo video e vi aspetto tra i commenti per conoscere la vostra. Grazie per la visione completa, like, iscrizione e attivate tutte le notifiche. Condividete i miei video con chi ancora non mi conosce, supportate tramite il tasto super grazie oppure utilizzando i link che trovate in descrizione e nel primo commento per l'acquisto di visori VR, per ricevere 30 euro di credito da usare nello store Meta e per acquistare giochi Meta col 25% di sconto. Va bene tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.